La Zamioculcas, una pianta adatta ai pollici neri. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Sciuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com. In questo video parleremo della coltivazione della Zamioculcas zamifolia, conosciuta anche con il nome di pianta di Padre Pio. Ci sono tre teorie riguardo a questo nome. Prima teoria, il santo ne aveva una nella sua stanza. Seconda teoria, è una pianta che si accontenta veramente di poco, proprio come il santo. Terza teoria, se prendete un ramo e lo spezzate esce un liquido che somiglia a delle lacrime. Questo liquido è stato collegato alle lacrime di Padre Pio. Come si coltiva la pianta di Padre Pio? Allora, è una pianta veramente molto molto rustica, è adatta a tutti quei coltivatori che non hanno particolare esperienza. È una pianta da interno, quindi deve essere coltivata dentro casa. Si adatta bene a tutte le stanze di casa, quindi non ha un grandissimo bisogno di luce, anche se avete una stanza poco luminosa va benissimo. Però se volete vederla al meglio della sua bellezza, se volete vederla in forma dovete metterla dove c'è luce, quindi coltivatela dentro casa, vanno bene tutte le stanze, se avete luce è meglio, se non avete luce va bene lo stesso. La luce è il carburante delle piante, quindi più luce c'è, più le piante hanno possibilità di crescere velocemente e di essere belle. Tra l'altro è una pianta che si dice porti fortuna, quindi mettetela nelle vostre case. Un'altra cosa molto interessante della pianta di Padre Pio, degli studi scientifici hanno dimostrato che è in grado di assorbire alcuni elementi che fanno male, tra cui ricordiamo il benzene e l'oxilene, quindi mettetele in casa perché è facile da coltivare, porta fortuna e assorbe sostanze che non fanno bene. Parliamo adesso dell'annaffiatura della pianta di Padre Pio, che è la cosa più importante, l'unica cosa da controllare per far sì che la pianta cresca bene. Allora, la pianta di Padre Pio è una pianta grassa ed in quanto tale va trattata. Non esiste una tempistica per capire quando annaffiare la pianta di Padre Pio perché dipende da molte cose, quindi il terriccio, il vento, la luce, la temperatura che avete in casa vostra, però una cosa molto intelligente per capire quando annaffiare la pianta di Padre Pio è infilare un dito nel terriccio. È una pianta che resiste molto bene alla siccità e poco al ristagno idrico, quindi il trucco per capire quando annaffiare la pianta di Padre Pio è infilare un dito nel terriccio. Quando il terriccio è completamente secco, ma proprio secco, potete annaffiare la pianta. Quando invece è umido, non annaffiatela. Un'altra cosa, è molto importante per la pianta di Padre Pio che il vaso abbia i fori di scolo, perché l'acqua deve scivolare. Se avete il sottovaso, quindi se la coltivate in base avete il sottovaso si riempie di acqua, svuotatelo, perché la pianta di Padre Pio è veramente molto suscettibile ai ristagni. Quindi il trucco per capire quando annaffiare la pianta è annaffiarla solo quando il terriccio è completamente secco. Parliamo adesso della concimazione della pianta di Padre Pio. La pianta di Padre Pio è una pianta che dal punto di vista della concimazione si accontenta veramente di poco. Però se volete vederla al meglio le sue condizioni, concimatela con un concime specifico per piante grasse. A tal proposito vi lascio un link in descrizione, il concime che utilizzo io. Il concime per piante grasse ha poco azoto, abbastanza fosforo e molto potassio. Per quanto riguarda la tempistica e il volume di concimazione, non esiste una regola precisa perché ogni concime è una storia a sé, quindi anche se avete già un concime a casa dovete semplicemente prenderlo, girarlo, leggere le istruzioni e rispettarle. Parliamo adesso delle patologie che possono colpire la pianta di Padre Pio. Allora, è una pianta veramente molto 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 resistente. A volte viene colpita dal marciume radicale. Come succede? Come avviene questo marciume? Succede quando il terriccio rimane bagnato per troppo tempo oppure quando l'acqua rimane stagnante nel sottovaso per troppo tempo, quindi la pianta inizia a marcire e muore. Non è una cosa che può essere curata, è una cosa che deve essere prevenuta. Come si previene il marciume radicale? Si previene con delle annaffiature razionali, quindi come vi ho detto prima, annaffiate la pianta di Padre Pio solamente quando il terriccio è completamente secco. Se il terriccio è umido lasciate stare, perché se la vostra pianta marcisce purtroppo non potete fare più nulla. Un'altra patologia che può colpire la pianta di Padre Pio è la cocciniglia cotonosa, è un insetto che si poggia sulle foglie della pianta e succhia la linfa. Ve ne accorgete perché è come se ci fossero dei batuffoli di cotone sulla pianta. Per sconfiggere questa cocciniglia dovete andare in un negozio di giardinaggio oppure sul mio sito iuzzolinifortunato.com, comprare un insetticida specifico per la cocciniglia e utilizzarlo. Dovreste risolvere. Comunque è difficile che la pianta prenda la cocciniglia, la patologia più comune per questa pianta è assolutamente il marciume radicale, però annaffiatela bene, annaffiatela poco, fate asciugare il terriccio da un'annaffiatura all'altra e non avrete di questi problemi. Parliamo adesso della propagazione della pianta di Padre Pio. La pianta di Padre Pio è una pianta lenta, cresce lentamente, anche per quanto riguarda la propagazione, è sia lenta sia difficile da propagare.
Potete fare delle talee, quindi tagliare un pezzo di rametto, infilarlo in terra, però non sempre la pianta riesce. Quando riesce è veramente molto molto lenta. Potete provare con una taglia di foglia, quindi staccate una foglia preservando il picciolo, che è questo qua, se la nostra cameraman si avvicina, e metterle o in acqua o in terra, però anche questo è un processo lento e che non sempre riesce. A mio parere il miglior metodo per la propagazione della Zamioculcas è la divisione dei cespi. Come dovete fare? Prendete la vostra pianta, la togliete dal vaso, con un coltello affilato e disinfettato tagliate a metà la zolla o comunque prendete le porzioni di pianta che vi interessano. In questo modo dovreste riuscire a propagarla, però la propagazione della pianta di Padre Pio non è semplicissima. Se siete dei coltivatori alle prime armi, lasciate stare perché è una pianta che muore veramente molto facilmente. A differenza delle altre piante grasse, è difficile da propagare, quindi se non siete molto esperti non fatelo. Comunque a mio parere è il miglior metodo della divisione dei cespi. Magari farò un video sulla propagazione perché in questo momento non è possibile. Il video sulla coltivazione della pianta di Padre Pio finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti, ti risponderò, e se hai bisogno di qualcosa relativo al giardinaggio e all'agricoltura ti lascio il link del mio sito nella descrizione del video, iozzolinifortunato.com. Grazie per la visione.